Cannoli o sfogliatelle? Un mix fra tutti e due. Un dolce che si fa veramente velocemente, ma che è buonissimo e poi bello da vedere. Farete una bella figura. Ottimo per le feste. Pasta sfoglia. Iniziamo. Quindi tagliamo la sfoglia in tante strisce. La misura decidila tu perché tanto non cambia, vengono più larghe o più strette, è uguale. Queste sono le cannule per i cannoli. Ora, invece di usarne una, ne uso due. E quindi qua sta il trucchetto, che vengono più larghe, quindi sono una sorta di sfogliatelle. E quindi svelato l'arcano. Come vedi è semplice. Una passeggiata a fare questi dolci, ma ci salva in molte situazioni di emergenza. E poi, devo dire la verità, sono proprio belli da vedere. Quindi farò sempre così d'ora in avanti. Sono buone. Poi sono delle belle pastarelle sia per la domenica sia per i giorni di festa, per Natale, perché no? Quindi vi consiglio di provarli subito. Potremo anche decorarli a mo' di cappello di Babbo Natale, con un ciuffetto di panna sopra e qualche ciuffetto sotto. Se volete vi faccio uno short magari veloce per farvi vedere. Scrivetemelo giù nei commenti. Spennello con uovo e un po' di latte. Se non vuoi mettere l'uovo metti solamente latte oppure solamente acqua, va benissimo lo stesso. E spennelliamo bene dappertutto. Questo farà sì che il colore diventi bello dorato e che non si sfogli tanto quando lo mordiamo oppure lo tagliamo. Lamelle di mandorle lo mettiamo solamente sulla parte superiore, da fare un bordino. Sono già carini così. Zucchero semolato. Ricordiamoci che la sfoglia è neutra, quindi non è dolce e quindi ci va un po' di zucchero, anche perché così farà una bella crosticina caramellata e farà caramellare anche le mandorle. Disponiamo su una teglia da forno. Intanto il forno, come senti, è arrivato a temperatura, quindi il forno va già messo acceso prima, così sarà a temperatura. Inforniamo a 200 gradi statico ventilato, io ventilato, per 20-25 minuti circa. Se è troppo forte abbassate a 180. A dopo. Vedi la crosticina che ti dicevo? È meravigliosa. Solo con lo zucchero diventa così. Ancora sono bollenti, ma voglio farti vedere da vicino. Guarda, è meraviglioso. È un contenitore proprio croccante che contrasta con il ripieno cremoso. Oddio, stava cadendo. Intanto ho montato la panna, 200 ml di panna. Adesso che sono intiepidite tolgo le cannule e vedi che belle d'incavo che hanno, pronte ad accogliere tanta crema, quindi golosissime. Si potrebbero fare anche di due gusti separati,
quindi sbizzarritevi. Io vi mostro solamente una semplice crema chantilly, quindi con 400 grammi di crema pasticcera. Puoi usare una qualsiasi crema pasticcera che tu fai la tua ricetta, oppure ti lascio sotto in descrizione nel primo commento i punti di riferimento, i link dove guardare per farla così come l'ho fatta io. E poi aggiungo 3 cucchiai di panna già montata, in modo che si alleggerisca, diciamo, in termini di volume e diventi più montata. Aggiungo un altro po' di limone, anche se già l'ho messa nella crema, che piace. Ho questo bel limone fresco e quindi l'ho aggiunto ancora, ma puoi aromatizzarla al rum o qualsiasi altro aroma. E con una sacca a poche con il beccuccio a stella riempio. E riempiamo senza arrivare proprio alla fine. Intanto qui i temporali continuano. Se sentite qualche tuono, io faccio finta di niente. E quindi riempiti tutti. Adesso nella stessa sacca a poche, non c'è bisogno di cambiare, mettiamo la panna montata, in modo che faremo dei bei ciuffettini più carini. Facciamo uscire la prima, ecco, e adesso farciamo con dei ciuffettini, come ti dicevo, più montati, in modo che faranno da fine. Sembrano delle cornucopie, devo dire la verità. Sto cambiando idea. Non sono né sfogliatelle né cannoli, sono delle cornucopie. Insomma, sono bellissime. Zucchero a velo. Impiattiamo e come vedi sono bellissime, mi piacciono proprio tanto e so già che sono buonissime, come puoi immaginare. Ed eccole qui le nostre pastarelle, no, cornucopie, no, sfogliatelle, cannoli e anche cornetto. Se avete qualche suggerimento sono qui. A parte gli scherzi, andiamo al sodo. È bella grande, devo dire, una bella pastarella importante. Vado a gustarmela davanti al caminetto. È troppo buona, fidatevi. Io volevo mangiarne metà, ma poi l'ho finita tutta. Un buon caffè e alla prossima.